E benvenuti in questo nuovo video. Siamo all'indomani di Venezia-Empoli, finita 1-1, una partita che ci ha lasciato un po' così tra l'amaro in bocca e guardiamo al punto che abbiamo ottenuto, perché effettivamente per come era andata la partita va bene così, diciamo. Oggi, come al solito, siamo qui a rispondere ai vostri commenti che ci avete lasciato nel post partita. Da quelli andremo un po' a riepilogare quello che è stato il match e i vari argomenti che insomma ne andiamo a trarre, nel senso si parla tanto sì di partita ma anche di mercato inevitabilmente, perché le cose incominciano a essere più collegate che mai, nel senso perché è gennaio e perché abbiamo notato, e l'avete notato anche voi tantissimi, che c'è bisogno di intervenire sul mercato, Sì. c'è poco da fare. Poi qualche commento sul singolo della partita di ieri, però direi di andare subito così vediamo subito cosa avete scritto. Prima di cominciare vi ricordiamo di mettere like se vi è piaciuto il video, di iscrivervi al canale e di abbonarvi se volete per sostenerci. Ringraziamo i nostri due abbonati Edgar e Maurizio Marchesin che ci aiutano tantissimo nel sostentamento di questo canale e quindi direi di andare ai vostri commenti. Sull'andamento della partita sono vari commenti e il primo fra tutti che abbiamo selezionato almeno è quello di Cristina Vassallo che scrive: nessuno delle due ha giocato bene. Questo è verissimo, nel senso è stata una partita un po'... Cioè, ho esordito ieri facendo perché Sì. la partita è stata un po' così, diciamo non è stata la più bella partita. Ok, il primo tempo, però c'è il secondo male da tutti e due i punti cioè per tutte e due, secondo me. Esatto, sicuramente l'Empoli è riuscita a gestire meglio la partita, a bloccare noi, però comunque in generale come partita è stata un po' È rivedibile. rivedibile, esatto. Sì, passerei già oltre che effettivamente siamo d'accordo con te. Luca Busato ha scritto: stavolta non sono completamente d'accordo, volevamo una squadra più accorta e da qualche settimana stiamo vedendo qualcosa verso questa direzione. Purtroppo i giocatori per il gioco splendido, tra parentesi scrive eufemismo, che facevamo prima non ci sono e ci si adatta aspettando le occasioni propizie che oggi non sono arrivate. Bisogna dire che l'Empoli è una buona squadra e molti giocatori oggi sono stati sottotono anche per merito dell'avversario. Aspettiamo il mercato e vediamo se si riesce a supportare un po' di più poi Giampaolo, Forza Unione. Magari sono stato mal interpretato in quello che ho detto, perché vedo molti che hanno scritto sta roba qui, nel senso io non intendo che non bisogna fare un tipo di partita difensiva più accorta rispetto a settimane fa o a mesi fa, a certi tipi di partite che abbiamo fatto, anche ad esempio contro il Lecce, mi ricordo, tutti, cioè, nel senso all'arrembaggio poi il gol lo prendi in contropiede, no? Nonostante tu meritassi, quindi non è che voglio solo partite offensive dove dominiamo noi, non è quello, anzi che ero il primo a chiedere più attenzione e più equilibrio. Cioè io intendo equilibrio, una partita dove la squadra fa un po' di fase offensiva e fa un po' di difesa. Qui ieri abbiamo fatto sostanzialmente quasi solo fase difensiva, ma non tanto, non so quanto per scelta, perché secondo me non era totalmente quella la preparazione tattica della partita da parte del mister, quanto per la bravura dell'Empoli di metterci sotto. Sì, perché non riuscivano a superare la barriera del loro pressing e non riuscendo non riuscivano ad andare in attacco, quindi ti costringevano a stare un po' più in difesa ovviamente. Sì, per quello dico, cioè non è tutta bravura tua, non è una scelta, ecco, non è una scelta tua di fare tutta la partita così o comunque fare gran parte della partita così. Per me sono molti meriti dell'Empoli e molti meriti nostri, perché a quel punto lì è un po' colpa nostra, non è tanto per me non è una scelta, cioè non vado tanto oltre, per me non è una scelta quella di fare una partita così, per me semplicemente hai trovato un Empoli più in palla, tutto lì. I giocatori per il gioco splendido, comunque all'inizio facevamo un gioco un po' ricercato, ma tipo contro l'Inter noi non abbiamo fatto un bel gioco con tanti passaggi, ma siamo stati più dietro per cercare di ripartire. Quello probabilmente è quello che voleva fare anche ieri contro l'Empoli e non è riuscito a farlo. Boh, sì, può essere, però io non sono così convinto, nel senso, cioè la mia critica viene dal fatto che proprio, ok che contro l'Inter hai fatto una partita difensiva, però le ripartenze le hai avute, contro la Juve le ripartenze le hai avute. Infatti, magari anche ieri volevano. Ieri proprio ti è mancato anche quello, per me ieri proprio c'è stato un calo fisico, non so, cioè è mancata quella roba lì, un po' di vivacità, non saprei come definirla, quindi per quello definisco male la prestazione di ieri, perché almeno le ripartenze non hai avuto neanche quelle, o comunque errori tecnici non ti hanno permesso di farlo. Certo.
Enrico Battaglia, al prossimo commento, scrive: magari se l'Empoli fosse stata una big, il gioco di oggi sarebbe stato migliore, visto che con le grandi in queste ultime partite si è giocato meglio. Adesso, per esempio, arriverà l'Inter e non sarà semplice. Magari arrivasse almeno un punto. Comunque speriamo che arrivi qualche buon rinforzo dal mercato che possa aiutare la squadra. Sì, adesso dopo parleremo di mercato, ne parleremo più approfonditamente. Però effettivamente diventa sempre più vero settimana dopo settimana che effettivamente il Venezia, quando si trova a affrontare la big, paradossalmente gioca meglio. Cioè, anche contro il Napoli, che è l'ultimo esempio, no? Di partita contro le big, non abbiamo fatto una cattiva partita dal punto di vista difensivo e sei riuscito comunque a avere le tue occasioni. Poi ci sta, cioè nel senso poche, perché Napoli sappiamo che struttura ha, è una squadra veramente difficilissima da battere ed è lì in classifica, giustamente, se lo merita. Però al di là di questo non è una partita che abbiamo definito tragica, anzi, cioè, abbiamo fatto comunque complimenti nonostante la sconfitta. Infatti tanti napoletani ci hanno scritto che comunque il Venezia ha giocato bene e ovviamente si salverà, perché vedendo quella partita vedi un Venezia che ha grandi possibilità per salvarsi, mentre secondo me vedendo la partita di ieri con l'Empoli le possibilità sembrano più basse, quindi contro le squadre un po' più piccole, fatalità, con le squadre con cui c'è lo sconto salvezza sembra che siamo le prime a retrocedere, mentre con le squadre tipo il Napoli, l'Inter, le più importanti, sembriamo quella prima a doversi salvare. Sì, no, è perfettamente vero questo, ma anche perché, cioè, sugli scontri di salvezza, per me abbiamo fatto partite tanto migliori, anche contro il Genoa, che è il primo che abbiamo vinto, quella contro il Lecce, che avevi fatto bene, però poi cioè, l'hai persa, quindi vabbè. Però forse quella che abbiamo gestito, non so, io non sono convinto della gestione della partita di ieri, perché ok che ho ottenuto un punto, però per me hai giocato meglio quella con Lecce, per dire dove hai perso. Poi mi sono arrabbiato lo stesso anche in quella partita lì, perché comunque l'hai presa in quel posto. Però resta il fatto che la partita di ieri, secondo me, cioè, abbiamo anche avuto fortuna nel non subire il gol, quindi cioè, capite anche che magari era facile che arrivasse il gol, e se arrivava eravamo qua a commentare un altro tipo di partita, e il mio giudizio non cambiava, perché tanto sono critico anche adesso, quindi quello dico, semplicemente questo. 7 Ode ha scritto: giornata storta ma un buon punto. Se fosse stati così accorti anche nella prima parte di campionato avremmo 3-4 punti in più. I punti che ci mancano sono quelli gettati al vento nei 2 scontri diretti con Lecce e Parma, dove abbiamo perso giocatori arrembanti. Con 2-3 punti in quelle 2 partite bastava giocare accorti come oggi con il Cagliari. Saremo nel gruppone con tutte le altre. Ora speriamo in Antonelli. Comunque un delitto non valorizzare Poyampalo, che con tutte le critiche ha già segnato 5 gol. Figuriamoci cosa avrebbe potuto fare con un allenatore in grado di sfruttarlo al meglio. Poi su Poyampalo parleremo parleremo dopo insieme a tutti i singoli, perché secondo me c'è da parlare. Comunque al di là di questo, sì, effettivamente adesso la classifica ovviamente torna, rimane quella che è, non è che torna a essere difficoltosa. È un po' meglio di 2 settimane fa, perché effettivamente qualche punto l'abbiamo racimolato, anche ieri alla fine, quindi va benissimo, per carità il punto ce lo teniamo stretto, d'accordo, però effettivamente sì, ovvio che rimangono sul groppone quelle partite lì dove, cioè, quegli scontri diretti lì dovevi portarli a casa o comunque non perdere, dai, cioè anche non perdere andava benissimo. Adesso però purtroppo non si può tornare indietro, i punti li devi fare. Comunque sì, sul giocare a corti continuiamo è un argomento cardine di questo video, devo dire, perché sì, ok, giocare a corti è tutto, va benissimo continuare su questa via, era quello che volevamo alla fine, per carità, però anche cioè non bisogna poi fossilizzarsi solo su quello, e bisogna anche ripartire, perché cioè, punti ne puoi raccogliere tanti così andando in ripartenza, però ci devi andare in ripartenza. Ma devi anche avere i giocatori che vanno in ripartenza. Poi Ampalo non è uno che va in ripartenza, può fare la sponda per passarla a Oristanio che va in ripartenza o Yeboah che va in ripartenza, però se poi Ampalo non riesce a fare le sponde. Sì, no, sicuramente poi Ampalo rimane un tema, e aspettate ancora, dopo ne parleremo
meglio. Quindi questi erano un po' i commenti sulla partita. Se avete qualcosa da aggiungere che non abbiamo detto sul match, scrivetelo voi qua sotto nei commenti. Andiamo a parlare un po' di mercato, perché effettivamente, giustamente, sono arrivati commenti a riguardo proprio relativi alla partita. Tanti che dicono effettivamente bisogna intervenire, no? Ed effettivamente Lucio Vettore scrive: 14 punti nel girone di andata, pensando a tutti quelli gettati, la vedo dura dura. O acquistano o si va giù. Giova scrive: quanto si vede quando Ristagno si prende una giornata di pausa, se non si accende lui, non si accende il Venezia. Bisogna che dal mercato arrivino almeno un difensore centrale forte di esperienza, un esterno di centrocampo e una prima punta da alternare a Poyampalo. Oggi poi ha tanta foga agonistica, come si è visto nel gol, ma per il resto, porca miseria, non azzecca uno scarico, che sia uno, e tecnicamente sbaglia troppo. Bisogna anche dire che davanti è troppo isolato. E qua continua il discorso di prima su Poyampalo. Al di là di questo, sì, effettivamente quando Ristagno è un attimo giù di corda, semplicemente non è che può fare sempre il fenomeno come lo ha sempre fatto da gran parte di stagione, dai, perché all'inizio no. All'inizio comunque doveva ancora entrare in palla, è entrato in palla, però adesso ogni match lui deve determinare, perché sennò il risultato il 90% non sarà positivo per noi. Quando è pressato almeno da 2 uomini, se non 3, non riesce a fare niente, ovviamente, perché non riesce neanche a controllare la palla, perché ha già gli altri addosso, e in quel caso veramente facciamo fatica in attacco, perché se non c'è lui non c'è nessun altro. Sì, non offensivamente, ma a quel punto diventiamo un po' sterili, secondo me. Sicuramente, ieri cosa vuoi, non gli darò mai un'insufficienza per una partita di ieri, gli dai tipo un 6, no? Però sicuramente quando è leggermente giù di forma, ma non giù di forma, è un po' meno rispetto ad altre partite, da meno, lì già si sente. Per noi almeno noi lo sentiamo, e quindi la squadra ne risente, tutta la squadra ne risente, e il risultato di conseguenza. Su chi bisogna prendere effettivamente il difensore centrale forte d'esperienza, adesso andiamo a vedere, effettivamente pare averlo, no, è quasi sicuro, no? L'abbiamo preso, quindi va bene. Poi l'esterno di centrocampo, sì, dipende, sì, forse a sinistra più che altro, perché a destra, ok, può magari servire qualcuno se se ne andrà magari Candela adesso, perché effettivamente ci sono rumors, niente di più, però ci sono rumors. Qualcuno come alternativa tra Poyampalo e Elderson a sinistra, perché io lo vedo lui come esterno sinistro e non Franco Carboni. E per il resto sì, è una prima punta da alternare a Poyampalo, è un discorso qua è un discorso lungo, volendo, nel senso che sì, diciamo solo sì, io sono molto pro sul fatto di alternare. Prima non chiudo la tua idea, ma arrivo quasi a pensare che se non qualcuno proprio al posto di Poyampalo e che lo faccia rifiatare, a meno che non si voglia far giocare a 2 punte. A quel punto però non sarà così, perché insomma quest'anno Di Francesco l'ha impostata in maniera diversa dal punto di vista tattico, e ci sta che non cambi e non vada a mettere 2 punte vere e proprie. Doma scrive: ma ho sentito ieri che avete preso Caldirola del Monza, è un rinforzo per la difesa. Zerbin dopo Fiorentina-Napoli verrà a Venezia per fare le visite mediche. A me piace Zerbin, potrà essere decisiva insieme a Auristagno. Sì, effettivamente qua ci dice un po' di info di mercato che sono vere, appunto, come dicevo. Come saprete, Caldirola del Monza arriva a 33 anni, difensore di esperienza, quindi perfetto, e questo l'abbiamo preso, forte, vedete voi, nel senso, giudichiamolo insieme, però l'esperienza non aveva trovato molto spazio in questa stagione a Monza, quindi può essere sicuramente utile, ce lo portiamo a casa anche perché Svoboda è out per tutta la stagione, quindi uno preso, magari arriverà anche qualcos'altro, non è detto dal punto di vista difensivo. Poi arriva Zerbin arriva con un prestito con diritto di riscatto che in caso dovessimo rimanere in Serie A diventa un obbligo a 3-4 milioni. E Zerbin sicuramente va a inserirsi un po' a livello tattico, può essere secondo me o l'esterno di centrocampo, che insomma non so, però va a sostituire Zampano, non lo so, non sono convinto. Per me è più presumibile che vada a inserirsi in tre quarti. Noi facciamo un 3-4-2-1, 3-5-2,
non vorrei che fosse una soluzione Zerbin per quelle partite dove Di Francesco sceglierà di giocare proprio 3-4-2-1 vero e proprio, perché adesso è un po' mascherato con Busio che viene un po' su in fase offensiva e poi torna in linea quando siamo in fase di non possesso. Qua avresti un 3-4-2-1 vero e proprio, perché Zerbin diventa il trequartista di sinistra a piede invertito e Oristagno il trequartista di destra. Poi un altro giocatore, un mediano, Condé, che sembra aver già fatto le visite mediche, che arriva a 3 milioni. Sì, effettivamente si va a inserire nel contesto tattico del centrocampo e potrebbe essere quel giocatore che può far legna a centrocampo. Adesso vedremo le caratteristiche, non sono andato ancora a analizzarlo, non ho visto nulla, ho visto giusto le cifre qui. Anche lui è un rinforzo, sicuramente va nell'ottica di acquisti che ha fatto già Antonelli in estate, tipo uno Scintien, un Sagrado, quindi tutti da valutare sicuramente, però lo scouting va anche così. Qui, ecco, ha voluto accontentare chi chiede l'esperienza con Caldirola e ha voluto accontentare quelli che vedono più nello scouting, nella futuribilità, la chiave per fare mercato in maniera futuristica, ecco, non saprei come definirla, per squadre come noi. Quindi vedremo, dovremo vedere il giocatore, però insomma tocca vederlo sul campo, perché prima di analizzare ovviamente qualche dato lo andremo a vedere, magari quando sarà ufficiale andremo a fare un'analisi un po' più approfondita, ecco. Dominatrix ha scritto: partita finita con 2 sostituzioni su 5. Chi poteva entrare? Gitke, Raps, Bjarkason non è entrato. Un chiaro messaggio di Francesco ad Antonelli. Sì, questo riguarda il mercato, ovviamente. Gitke, Raps, è chiaro che a Di Francesco non piacciono, infatti loro probabilmente sono i primi, almeno Gitker, a lasciare il Venezia, probabilmente. Sì, va alla Cremonese. Sì, quando uscirà il video magari sarà già fatto, ma noi stiamo registrando un po' prima. Apps invece ci sono novità? No, non lo so, però semplicemente all'inizio era entrato bene nelle rotazioni di Francesco, sembrava, cioè è partito tante volte titolare, se non mi ricordo male. Sì, sì. E poi piano piano, cioè soprattutto da quando Ellerson è entrato, si è preso il posto, cioè poco da fare. Poi ieri, per dire, alla fine Ellerson non è stato neanche l'esterno sinistro, lo era Franco Carboni. A me non convince molto, preferisco Ellerson in quella posizione lì. Di fatto è lui il titolare e Apps cioè la sua alternativa, ma è un'alternativa che secondo me Di Francesco vede come molto molto alternativa. Forse cioè forse arriva a preferirlo più da braccetto sinistro, non lo so. Non lo so. Comunque è un'alternativa sull'esterno di sinistra di base, Apps. Questo può essere, però penso che lo convinca molto di più Ellerson e faccia fatica a sostituirlo, quindi ci sta come ragionamento. Poi Bjarkason, vabbè, secondo me non è tanto un fatto di gusto allenatore, quanto è appena rientrato dall'infortunio, quindi lì ci vorrà un po' per rientrare bene, non l'ha voluto rischiare, insomma, solite cose. Ci sta, lo deve ancora valutare praticamente, perché ce l'ha da pochissimo, perché prima è stato pesantemente infortunato, quindi secondo me c'è quel fattore lì e non gli andava di rischiarlo, comunque gli andavano bene quelli che erano già in campo. Altri giocatori che potrebbero essere in uscita sono Raimondo, che dovrebbe tornare al Bologna, sì. Candela, che non si sa, però vedendo come ha giocato adesso potrebbe andare da qualche parte, non si sa ancora, ci sono dei rumors, però non c'è nessuna conferma, e uguale Černigoj e Joronen, che Joronen ha perso il posto al posto di Stankovic e Černigoj anche lui ha giocato un po' di partite all'inizio, però entrava, ma non piace molto Di Francesco. Sì, ma ci sta, nel senso Raimondo adesso torna a Bologna, ma in quel caso andrebbe, penso lo rigirerebbero in prestito in qualche squadra, probabilmente di B, ecco. Candela, purtroppo prestazioni negative su negative, purtroppo veramente solo negative. Sì, adesso dovrebbe stare in panchina probabilmente fino a fine stagione, non ha senso, quindi magari cercano di piazzarlo da qualche parte. Sì, beh, questo non è detto, vediamo se andrà, però effettivamente, o lo tieni lì proprio come alternativa dell'alternativa. È strano che nonostante questo comunque Sagrado non veda il campo rispetto a lui, che comunque il ruolo è quello, esterno destro, terzino destro. Comunque viene preferito Candela, o piuttosto non fa giocare, non cambia Zampano, tiene Zampano lì. Sugli altri sì, Černigoj ha giocato pochissimo e probabilmente anche lui, non lo so, il suo destino.
E Iorone invece, cioè, sappiamo tutti come è andata, nel senso, gli è stato rubato il posto, meritatamente a questo punto. Stankovic ha avuto una grande intuizione di Francesco Sì, a farlo subentrare quelle partite lì, e adesso si è preso il posto da titolare, giustamente. esatto, anche Antonelli ha avuto una grande intuizione a prenderlo. Ah beh, sì, giusto, sì, effettivamente, grande colpo. Passiamo ai singoli ora, finalmente possiamo parlare di Poyampalo. Giuseppe Costantini dice: dispiace dirlo, ma oggi orribili. Caviglia è un disastro, Yeboah scelta persa. Poyampalo la Serie A gli va stretta, deve proteggere la palla, far salire la squadra, puntare la porta, ma non è nelle sue corde. Ma le abbiamo bisogno di fisicità e tecnica. Forza Venezia, FC tricolore. David Piccolo scrive invece: punto generoso, è andata bene per fortuna. Molti criticano Yeboah, ma a differenza di Oristagno passa molto il pallone. Centrocampo in difficoltà, ma per fortuna ha un po' sistemato con Andersen e riportando Ellerson in fascia. Manca uno in mezzo al campo che faccia legna. Si è sentita molto la mancanza oggi. Sui singoli effettivamente ieri c'è molto da dire. Non sono molto d'accordo con quelli che dicono che Yeboah è entrato male, però ne ho visti già parecchi, probabilmente vabbè, sono io strano, però secondo me qualcosa di buono ha fatto. Poi sicuramente non è l'Oristagno bis, No. Oristagno ha una qualità immensa, ok? E quindi non posso aspettarmi Sì. quello. Non aspettatevi quello, ecco, secondo me. È però una buona alternativa. Sì, Per quegli ultimi 20 minuti è ottimo. A partita in corso, secondo me, cioè a partita in corso, da titolare, vediamo, nel senso, sarei pro, però facendolo giocare in maniera diversa, insomma, un po' come l'ha utilizzato contro il Napoli, si può riprovare quella roba lì, però in certe partite, sì, non in tutte le partite, ecco. E su Poyampalo c'è molto da parlare. Sì, su Poyampalo, come ho detto anche negli ultimi video, lui non è pronto per giocare in Serie A, almeno non nel Venezia, con Di Francesco, perché fisicamente non regge e il suo non lo fa. Non mi piace come si muove, non mi piace come fa le sponde. Mi dispiace tanto perché l'anno scorso tutto si basava su di lui e lo faceva anche bene. I 5 gol che ha fatto, vabbè, sono 5 gol, però 3 sono rigori, mi sembra. Quindi vabbè, quello di ieri poi è un gol un po' così. Un gollone. Esatto, ma quest'anno non ho visto i suoi gol che fa di solito e di conseguenza non perché non fai gol, perché vabbè, ci può stare che Sì. un attaccante non sia proprio in forma, però ormai siamo a gennaio, non fa gol, non fa le sponde, non torna magari ad aiutare perché magari non riesce fisicamente, quindi Ma secondo me invece quello sì, perché anzi è l'unica roba che fa, nel senso ieri l'ho visto più tornare per aiutare magari in fase difensiva, proprio perché magari offensivamente cioè, viene servito poco, viene servito probabilmente male, sicuramente, quindi c'è anche quel fattore lì. Allora, partiamo dal presupposto che forse noi, io in particolare, avevo aspettative diverse su Poyampalo in Serie A, perché in Serie B forse ci ha abituati troppo bene, non lo so. Era un giocatore atomico, un attaccante atomico, e a quel punto lì mi aspettavo che in Serie A, non dico facesse uguale, perché vabbè, è tutto un altro livello, al difensore di un'altra stazza e tutto, e vabbè, però comunque prestazioni di un altro tipo, mi aspettavo. Comincio a vedere che, vabbè, al di là del gol di ieri, bravo nel pressing, ripeto, però sì, aiuta e tutto, perché vedo che c'è gente che dice, ve la prendete troppo con Poyampalo, il suo lo fa. Dipende cosa ci aspettiamo, forse. Abbiamo aspettative veramente diverse, perché secondo me invece continua a far fatica, io lo ripeto. Sta continuando a far fatica, è una ripresa troppo lenta la sua, mi aspettavo di più, cosa devo dirvi? Cioè, non volevo che segnasse solo lui e tutto, perché sicuramente fa un gioco diverso, giocare a due punte come l'anno scorso è diverso, Ristagno non è Jonsen per dirti, hanno caratteristiche se volete simili, però Jonsen forse era più seconda punta, invece Oristagno, sì, anche per quello che gli chiede Di Francesco magari, è costretto un po' più a svariare per il campo per portare su la squadra e tutto, ed è fondamentale il lavoro che fa ovviamente, e quindi poi un palo si ritrova un po' da solo lì in attacco e viene servito male, sicuramente Oristagno non lo aiuta, diciamo, non so
come feeling non c'è, non è tutta sta roba tra loro due, secondo me, a livello almeno tecnico. Poi non so, fuori dal campo possono essere anche migliori amici, ma non è Sì, questo il sì, sì. punto. E quindi secondo me è un po' questo, un po' tutto l'insieme di questi fattori porta a una, non so, macchinosità anche fisica del finlandese, del Sì. Doge. Forse lui si trovava anche meglio con Pierini, per dire, rispetto che con Aristanio. Cioè, faceva anche più gol. Sì, però Era un altro modo di giocare anche. sicuro però è anche la categoria. Cioè, ripeto, Vabbè, sì. effettivamente o ci ha abituato troppo bene o anche abbiamo visioni diverse sulle aspettative sul bomber, sul nostro bomber, però toccherà aspettarlo. Poi vediamo dal mercato se arriva qualcosa, Però, io continuo a essere insoddisfatto per le sue prestazioni, ma penso sia il primo. Io onestamente penso sia abbastanza consapevole che può rendere di più. Ultimo punto sul centrocampo, sì, effettivamente il centrocampo in grande difficoltà. Nicolò Sicaviglia, forse ieri la prestazione peggiore da quando è in arancione nero verde. Sì, Ellerson meglio in fascia, meglio esterno sinistro che da mezzala così, certamente. E Andersen sicuramente quando entra, ripeto, dà qualcosa e a sto punto lo vedrei meglio titolare anche in assenza di Duncan, così Infatti. lo vorrei riproposto di più anch'io, però lì dipende anche di cosa ha bisogno il mister, così. Non so, anche lì Carbone a me non convince fino in fondo, lo vedo anche lui, non so, giocatore, non so, quasi troppo standard, ok che è fisico e tutto, ti dà quella roba lì, centimetri, e maggiore magari anche abilità difensiva e tutto, però è un'altra roba. Quando è tipo Ellerson sulla fascia sinistra è un'altra roba. Sì, ti dà più idee, più creatività. Carboni è tipo molto semplice, fa quello che deve fare e basta, e arriva fin là. Scolastico. Esatto. Vi ringraziamo di essere arrivati fino a qua, vi ricordiamo come sempre di lasciare un like, di iscrivervi se non siete già iscritti, di lasciare un commento, appunto commentando, dicendo la vostra su quel che abbiamo detto, su quello che non abbiamo detto, aggiungete voi, fate pure voi, attivate la campanella così non vi perdete i prossimi video che magari potrebbero riguardare il mercato, perché effettivamente nei prossimi giorni potrebbe esserci un po' di ufficialità e andremo a parlare un po' più nel dettaglio dei giocatori che arriveranno, cosa possono fare, cosa possono dare, dove possono inserirsi nella formazione, tutte quelle robe lì, statistiche, prezzo del cartellino e tutto. Ringraziamo tantissimo gli abbonati che ci aiutano tantissimo nella gestione del canale a mantenerlo vivo. Se volete potete abbonarvi anche voi, ci dareste un grosso aiuto, costa poco ma a noi aiuta davvero tanto. E sempre Forza Venezia. E sempre Forza Unione.